Tutti noi nelle nostre case abbiamo quella stanza lontana dal router in cui il segnale del wifi arriva così tanto debole da rendere impossibile la navigazione, che quasi è più comodo navigare con il classico 4G. È frustrante, soprattutto perché molto spesso le soluzioni che dovrebbero risolvere questo problema non funzionano o lo peggiorano ulteriormente. In questo video vi racconto quali sono le 3 tecnologie da ricercare in un extender di qualità che possa effettivamente aumentare la copertura e non dare alcun problema durante la navigazione. Quali sono le soluzioni che possono essere utilizzate per estendere il wifi in un'abitazione? Powerline, extender e access point. I powerline lasciamoli da parte perché nonostante sia interessante il concetto alla base, ovvero riceve internet tramite l'impianto elettrico, ormai non esistono di validi per sfruttare al meglio le potenzialità di una connessione FTTH. Gli extender sono molto interessanti perché possono essere posizionati in qualsiasi punto dell'abitazione e funzionano wireless. Tuttavia, come funzionano? Ricevono i pacchetti dal router e li ritrasmettono. Non potendo fare entrambe le cose in contemporanea, sprecano tempo e nella maggior parte dei casi la velocità viene dimezzata, se non di più, peggiorando la situazione. Gli access point hanno un backhauling molto più solido perché sono connessi via cavo Ethernet. Bisogna però riuscire a portare un cavo nella zona dove serve il wifi e soprattutto creano una seconda rete wifi, provocando così il potenziale problema dello sticky client, un dispositivo che rimane connesso al router principale nonostante sia più vicino all'access point, vanificandone quindi vantaggi. In questo video vi racconterò di alcune tecnologie e un prodotto per espandere il segnale sia come extender che come access point senza però avere i difetti di cui ho parlato. In realtà un modo per bypassare il problema dello sticky client ci sarebbe, per esempio dando all'access point lo stesso nome e password della rete del router principale. Effettivamente può funzionare, ma porta comunque dei problemi. Fino a un po' di tempo fa utilizzavo in casa mia questa soluzione, ma c'era un telefono che non si connetteva mai all'access point, un computer un po' vecchio che impazziva e si connetteva e disconnetteva continuamente, la televisione che anche lei aveva problemi. Insomma, non è la soluzione ideale. Come ho risolto questi problemi di continuità del segnale in abitazione? Con questo Kinetic Buddy 6 SE, un extender ma anche access point Wi-Fi 6 che integra 3 tecnologie che sono cruciali, che tutti gli extender dovrebbero avere ma che pochi hanno, proprio per garantire una navigazione il più continua possibile. Si tratta degli standard 802.11 K, V e R. Cosa fanno? L'802.11k fornisce ad ogni dispositivo che si connette alla rete un elenco di tutti gli access point che stanno nelle vicinanze. In questo modo, quando il segnale del router principale inizia a diventare debole, il dispositivo sa già quali sono altri access point o extender nelle vicinanze a cui può andare a connettersi, senza dover scansionare nuovamente tutto l'ambiente radio, sprecando così tempo ma anche batteria, per esempio nel caso dei telefoni. Insomma, si va diretti già sull'extender senza tentennare o perdere tempo. L'802.11v invece prevede che un router possa consigliare al dispositivo a quale access point connettersi. Quindi se il segnale inizia a diventare particolarmente debole gli dice: hey, forse è meglio se ti connetti all'altro access point. Stessa cosa se il router principale inizia a essere sovraccarico. Molto utile anche l'802.11r che velocizza il passaggio tra un access point e l'altro. Infatti solitamente ad ogni connessione bisogna rifare un handshake, quindi scambiarsi le chiavi crittografiche. Grazie a questo protocollo possono essere salvate in una cache in modo da ridurre il numero di nuove negoziazioni e rendere più veloci di qualche millisecondo i passaggi. Di conseguenza, anche se si hanno più reti diverse o la stessa rete messa da più dispositivi, i client sono guidati nella scelta dell'access point migliore a cui connettersi e farlo nel più breve tempo possibile. E la cosa bella è che sono protocolli standardizzati dall'IEEE e quindi possono essere implementati da qualsiasi produttore e funzionano anche tra prodotti di brand diversi. L'importante è che sia il dispositivo
che il router principale e gli access point gli supportino, perché altrimenti i vantaggi sono minimi. E se per quanto riguarda i dispositivi siamo messi ormai abbastanza bene, dal punto di vista dei router e degli access point la situazione è molto più drastica. Ci sono brand anche con enormi fette di mercato che non supportano questi protocolli, inibendo la possibilità di fare seamless roaming. L'unico brand che su tutta la sua lineup di prodotti, da quelli più economici a più costosi, supporta 802.11 KVR è proprio Kinetic, di cui vi ho mostrato prima il suo Buddy 6 SE. Ed avendo io in casa un router che supporta anch'esso questi protocolli, è sempre un Kinetic, un Hero 5G, ma potrebbe essere di qualsiasi altra marca, sono riuscito grazie a questo extender a risolvere i miei problemi di continuità del segnale. Tra l'altro, parlando di questo extender, vi accennavo che ha prestazioni molto superiori rispetto agli extender nella media, perché oltre a una doppia antenna 2.4 5 GHz ce n'è anche una aggiuntiva a 5 GHz per migliorare la ricezione e la velocità di negoziazione con il router, che può essere di molto superiore rispetto a quella della vostra connessione di casa, in modo che anche se c'è una riduzione della velocità dovuta alla fisica dell'extender, le prestazioni della connessione verso internet non ne risentono più di tanto. Vi faccio un esempio: l'ho posizionato in un punto abbastanza distante dal router, ma in cui riesco comunque a raggiungere 900 MB in download e 300 in upload. Collegandomi in quello stesso punto all'extender, la velocità era di 650 in download e 270 in upload, una riduzione appunto molto minima. Ovviamente per ottenere questi ottimi risultati dovrebbe essere posizionato in una zona con una buona copertura della banda 5 GHz. Funziona sia con router Kinetic, e in tal caso la connessione è facilissima, si connette via cavo, si clicca un pulsante ed è pronto per essere usato sia come access point cablato che come extender wireless, ma anche con router di qualsiasi altro marchio. Basta effettuare l'associazione manuale premendo il tasto qui e sul router. Ovviamente se si utilizza come extender cablato con un cavo Ethernet le prestazioni sono le migliori, ma si sacrifica la porta LAN a 1 gigabit, altrimenti in modalità extender può essere anche connesso un computer o una televisione via cavo per aumentare la stabilità. Ed effettivamente i vantaggi di avere questi protocolli si vedono anche con un dispositivo molto performante come un MacBook. Nel giro di qualche millisecondo, appena mi avvicino alla zona con più copertura dell'extender, mi connetto a quello. Senza 802.11 KVR spesso passava anche qualche minuto prima che il dispositivo decidesse di switchare. Altra caratteristica super interessante di questo Buddy è il software Kinetic OS, che è esattamente lo stesso che c'è in tutti gli altri router, quelli di fascia più alta di Kinetic. Ovviamente le funzionalità sono limitate a quelle che possono servire realmente su un extender, però per esempio c'è l'accesso remoto, la personalizzazione delle funzioni del tasto laterale. Vi dicevo che questo Buddy può essere utilizzato con qualsiasi modello di router Wi-Fi, ma è con un router Kinetic che permette di sfruttare al massimo tutti i suoi vantaggi, perché va a creare una rete mesh. A proposito, facciamo un po' di chiarezza sul tema. Una rete mesh non è una rete in cui i dispositivi switchano in modo simultaneo tra i vari access point. Quello si ottiene proprio grazie ai protocolli 802.11 XBR di cui vi ho raccontato prima, e quindi si può ottenere anche con prodotti di marchi diversi. Il termine mesh indica come il router con i vari access point sparsi in casa comunicano e si gestiscono tra di loro, e quindi posso avere una gestione centralizzata di tutti gli extender. Potrei vedere quanti client sono collegati a uno e quanti all'altro. La configurazione, come avete visto, è immediata. Nel caso io crei una rete ospite sul router, in automatico viene estesa anche dall'extender. Se io cambio l'impostazione da una parte, si aggiorna anche sull'altro. C'è un registro delle transizioni, quindi io posso vedere quando un dispositivo switcha da un access point all'altro, oppure quando cambia la banda utilizzata. Ma soprattutto posso sapere le informazioni di connessione di tutti i dispositivi, sia che siano connessi al router principale che a un extender. Anche soprattutto, questa è la cosa molto interessante, quali sono i protocolli supportati. In questo caso vedete che entrambi i dispositivi supportano 802.11 K e V, ma non R, che permette anche di prendere consapevolezza sulle dinamiche che ci sono sulla propria rete, quindi quali dispositivi riescono a sfruttare al meglio questi standard e quali no.
Tra l'altro questo qua che supporta 802.11k è un tablet di 10 anni fa, per farvi capire che anche i dispositivi vecchi li supportano. E per ogni singolo dispositivo io posso anche scegliere, per esempio, di farlo connettere solamente a un nodo della rete e non agli altri. Insomma, una gestione centralizzata molto comoda che si unisce poi a tutti gli altri vantaggi di Kinetic OS, e quindi parental control, VPN integrata, monitoraggio minuzioso del traffico anche per singole applicazioni e dispositivi. Ma chissà quanto costa questo Kinetic Buddy 6 SE con tutte le sue tecnologie hardware e software? 70 euro, un prezzo decisamente interessante se lo confrontiamo ad altri extender che magari non hanno Wi-Fi 6 o hanno una configurazione radio meno solida che gli permette quindi di avere prestazioni inferiori, e soprattutto magari ora lo potete utilizzare in modalità wireless, in futuro tirando un cavo Ethernet come access point. Ora lo potete utilizzare con il vostro router che avete già, a maggior ragione se supporta KVR, in futuro potreste affiancarlo da un router Kinetic, creando quindi il vostro ecosistema mesh. Conoscevate questo prodottino e il sistema mesh di Kinetic? Parliamone qui sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!